Ok, oggi volevo fare un video un po' diverso, volevo raccontarvi un po' del mio percorso perché ci sono degli spunti che secondo me possono essere d'aiuto a qualcuno, siccome sono stati d'aiuto a me, e anche solo se una persona ascolta questo video e ne trae beneficio, volentieri, vuol dire che ne è valsa la pena fare questo video e aprirmi un po', perché sono degli argomenti un po' personali, ma sono argomenti che secondo me condividere fa molto bene alla società, anche se magari uno dice sì, ma questa non è la mia storia, questa è la tua storia. Lo so, non c'è da paragonarsi, ma siccome si parla poco di queste cose, sui social si condividono sempre cose belle, le migliori parti della vita delle persone, non trovi sempre qualcuno che condivide le parti brutte, quindi quando si condividono e si spiega anche magari come se ne è usciti, magari può essere d'aiuto anche per qualcuno. In ogni caso, grazie mille ragazzi anche per il supporto in live. Ho iniziato a fare le live, le sto facendo bene, qui ho preparato tutta la postazione con la sedia, il microfono e tutto, quindi ogni martedì sera circa al momento, magari ne farò di più prossimamente, faccio questa live sul canale e quindi a volte facciamo dei Q&A, domande e risposte, rispondo a tutti anche perché non siamo ancora in tanti e mi fa molto 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 piacere, mi sto divertendo un sacco e magari da stasera che è martedì inizierò a fare dei contenuti un po' diversi, quindi magari delle tier list o cose che volete, magari anche mi avete detto di prendere dei libri e commentare insieme alcune parti, delle quotes eccetera, quindi volentieri. Allora diciamo che è partito tutto da quando facevo nuoto. Io sono stato un ex nuotatore, facevo un nuoto agonistico e mi allenavo tutti i giorni, quindi non mi sono mai creato una compagnia di amici, di persone attorno a me. Abito a Peschiera del Garda, che è un paese molto turistico, e quindi non c'è quella compagnia che rimane magari nei paesini un po' più piccoli oppure nelle grandi città che si crea. La gente qua va, viene, è tutto molto veloce. Quindi non ho mai avuto questa compagnia di amici, le uniche persone con cui uscivo ogni tanto erano i miei compagni di nuoto e mi sono perso tante cose nella mia vita da un punto di vista di infanzia, dovendo nuotare tutti i giorni, magari le prime feste, le prime cose, le compagnie, tutto. E sono rimasto tanto tempo in solitudine e tanto tempo a pensare ovviamente, perché mentre nuoti non è che hai molte cose da fare, se non essere nella tua testa e pensare. Quando ho smesso nuoto, quel periodo di cui vi parlo sempre, in cui c'è stato quel click perché di colpo ho smesso nuoto, la scuola è finita, mia madre è stata male, i miei genitori hanno diciamo un po' avuto dei problemi di soldi e cose varie, ho dovuto un po' passare un momento di stallo, un momento di limbo in cui tutte le cose che non avevo fatto mentre ero un atleta le ho fatte, mi sono sfogato, sono stato male, sono caduto in giri brutti di tutto e di più, per poi un giorno svegliarmi e uscirne e dire ok basta, devo fare qualcosa della mia vita. Non avevo idea di che cosa, quindi semplicemente sono andato a prendermi un libro e a leggere che cosa fare. Al momento l'unica cosa che mi veniva in mente era i soldi, quindi l'unica cosa che avevo era un bel fisico e un libro su come gestire il denaro. E quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato a uscire, una mia amica del momento mi diceva guarda Marco, secondo me potresti venire con me, che lei lavorava come modella, a provare a fare qualche foto, qualche sfilata, se vuoi sfruttare un po' che ero magro in quel periodo. E quindi l'ho fatto. E da lì è iniziato un po' questa continua ricerca di successo da un punto di vista esteriore, da un punto di vista di cercare di migliorarmi da un punto di vista fisico, almeno arrivare alla versione migliore di me, e anche di trovare un successo esteriore. Iniziavo a leggere di persone che hanno fatto successo, io avevo questa mentalità molto aperta, siccome non ero condizionato da nessuno in passato, anche a scuola, al liceo ero l'unico maschio, quindi non c'erano compagnie, amici con cui paragonarmi che mi buttavano giù, semplicemente dicevo se voglio fare qualcosa la faccio, sono totalmente aperto e quindi avevo questa consapevolezza di dire faccio il necessario per arrivare lì. Quello che voglio è il successo, non so che cosa significava al momento e quindi nella mia testa il successo a un certo punto è diventato questa cosa, il modello, l'attore, andare negli Stati Uniti, eccetera eccetera. E quindi ho iniziato a lavorare così, ho iniziato a fare anche, a un certo punto mi hanno proposto dei concorsi, sono entrato in agenzie, i concorsi mi hanno iniziato, che non era proprio vera moda, mi hanno fatto andare all'estero, ho fatto 2 o 3 concorsi all'estero che mi hanno fatto vincere, andare in televisione, ho iniziato ad avere un po' di successo, i ragazzi iniziavano a chiedermi alcuni consigli, soprattutto esterni a livello di fitness e tutto, e quindi ho aperto il mio primo canale YouTube in cui parlavo di fitness. Infatti, piccola curiosità, i miei primi video su questo canale sono io senza maglia, totalmente senza pudore, che faccio dei video in cui parlo di fitness in inglese, boh, così a caso.
Poi a un certo punto, mentre continuavo con queste cose, ho iniziato a pian piano cambiare con l'italiano, avere altre cose, ed è arrivato il Covid. Il Covid è stata un po' quella miccia, quell'esplosione che era ormai lì pronta da tempo ad esplodere, di me che in realtà non avevo bene idea di che cosa stavo facendo. Poi mi ero anche lasciato con la ragazza del momento e quelli in realtà per me sono stati i momenti in cui ho finito una relazione, sono stati talmente di sofferenza che mi hanno sempre portato a un livello successivo un po' di consapevolezza. E quello, misto al Covid, misto a tante cose, a tutto il passato che avevo prima con il nuoto, con questa mentalità, il fatto che già iniziavo pian piano a informarmi non più su cose esterne, perché avevo letto talmente tanti libri, ma iniziavo a leggere libri un po' sull'interiorità, quindi Eckhart Tolle, Il potere di adesso, L'alchimista di Paolo Coelho, iniziavo a leggere libri un po' diversi. Il mio focus a un certo punto è cambiato. Ho iniziato a vedere che mi sentivo molto solo e a farmi molte più domande esistenziali, invece che ragionare sul fatto di ok, mi dicono che questa è la cosa da fare, questa è la cosa giusta da fare, questa è la routine migliore da fare, questa è l'abitudine che devo imparare. Iniziavo a ragionare un po' per conto mio e a cercare non più la risposta all'esterno, ma la risposta all'interno. Ho iniziato poi un percorso di meditazione, già facevo yoga anche quando facevo nuoto, abbiamo sempre fatto Hatha Yoga, quindi una preparazione fisica che ovviamente ti porta poi a prepararti, il tuo corpo a sostenere dei livelli di meditazione un po' più intensi. E già quando ho iniziato le mie prime respirazioni, ho iniziato a studiare il pranayama, il metodo Wim Hof, le docce fredde, ho iniziato a sperimentare un po' col corpo per poi pian piano iniziare a conoscere Isha Foundation, il primo Kriya Yoga, ho iniziato a fare l'iniziazione con Sadhguru, con altre cose. Ho iniziato sempre di più a interessarmi a questo mondo e come vi ho detto quello è stato un po' il crack. Marco, tutto ciò che era Marco prima è crollato e l'ho dovuto ricostruire pian piano con consapevolezza. È proprio morto, come se non ci fosse stato più. E tutti quelli che erano i miei sogni del passato, mi sono accorto che erano superficiali, erano un po' un castello di vetro basato sul nulla. Il fatto di le persone ti dicevano che quello era il successo e io semplicemente volevo l'unione, volevo l'amore, volevo essere apprezzato dagli altri. E per me la figura dell'attore rappresentava un po' la recitazione, rappresentava l'attore, quindi la fama, e la fama essere apprezzato dagli altri, essere apprezzato l'amore, che magari, non so, gli amici, queste cose che magari non avevo mai avuto. E quindi mi sono accorto in realtà, dopo aver anche provato recitazione e canto per anni, che forse non era la mia strada. Non è ancora detto, però adesso mi sto un po' riprendendo col canto, però in quel momento mi sono accorto, cavoli, ma a me non piace così tanto recitare. Perché lo sto facendo? Qual è la mia via? Non lo so, ma intanto non avevo voglia di sapere nulla, volevo semplicemente stare da solo. Finito il Covid è iniziato questo periodo lunghissimo di veramente giù, in cui non avevo più idea di che cosa fare della mia vita. Per fortuna avevo i social che iniziavano a funzionare abbastanza bene, quindi è diventato un po' il mio lavoro, ho iniziato a girare, sono andato in India, sono andato quest'anno in Giappone, ho iniziato a fare tante cose e sempre più mi accorgevo ogni volta che quello che alla fine volevo e quello che alla fine tutto il mondo vuole è l'unione, è l'essere uniti, è il tornare alla forma iniziale, all'essere tutti uniti, gli atomi che girano l'altro per tornare vicini, i pianeti che gravitano uno con l'altro, il Big Bang che sembra un grande respiro che è partito così per poi pian piano tornare su se stesso, il nostro respiro così, dal micro al macro. Mi sono accorto che tutto è basato un po' su questa cosa dell'unione, del tornare un po' all'origine, un po' quello che Hegel, il filosofo, definiva tesi, antitesi e sintesi. Parti, sei al massimo e ritorni. E più mi accorgevo di questa cosa, più iniziavo ad accorgermi di tantissimi altri pattern, cose che facevo in modo compulsivo, a eliminare quelle cose, a cercare di togliere traumi, a lavorare su traumi del passato, a lavorare su preconcetti, su idee. Mi sono accorto di quanto la mia identità fosse forte e quindi quanto mi impedisse di vedere il mondo con chiarezza perché avevo questo filtro di Marco Delia davanti, quindi lavorare su quello. Ho imparato veramente tanto a lasciare andare per poi fare questo viaggio in India che mi ha proprio cambiato la vita. Ho imparato ovviamente dei sadhana nuovi, ho imparato a fare delle pratiche nuove che sto facendo tutti i giorni e che mi fanno progredire ogni giorno un po' a togliere dei piccoli strati di me. Mi sono accorto che più che aggiungere strati è questione di toglierli, e mentre ero lì mi sono proprio accorto in questo momento in cui facevo un corso, uno dei corsi che ho fatto, dovevo essere senza telefono, senza niente, ed ero in questo giardino per 3-4 giorni a fare il corso e a un certo punto alle pause mi guardavo attorno e dicevo ma guarda un po' quante cose che ci sono attorno a noi, quanta vita, e non ce ne accorgiamo mai perché abbiamo sempre l'orologio, il telefono, 1000 cose da fare, e quanto è stato bello prendersi una pausa. E il corso ovviamente potentissimo, ma anche proprio semplicemente guardare il mondo così com'è, e mi sono accorto in quel momento lì che invece di aggiungere non dovevo aggiungere niente, dovevo semplicemente guardare le cose come stanno e basta. E quando
quando a un certo punto ero lì e in una sorta di esercizio ho scosso questa persona davanti a me, dopo un esercizio potentissimo, dovevamo farci queste domande l'un l'altro a coppie, e questo ragazzo indiano davanti a me, non mi ricordo neanche il suo nome, io dovevo chiedergli chi sei, chi sei, chi sei, e lui doveva chiedermi chi sei, cioè quando lui mi chiedeva chi sei, cos'è, chi sei, iniziavo pian piano a non sapere più cosa rispondere. Quando io le ho chiesto a lui, a un certo punto mi guarda dritto negli occhi, mi diceva il suo nome, mi diceva il suo nome, mi diceva il suo nome, a un certo punto mi guarda come se fosse cambiato, come se fosse diventato innocente, un po' un bambino, mi guarda negli occhi e mi dice: ma io sono te. Che magari detta così a voi non può sembrare niente, ma in quel momento, dopo tutto quel lavoro che avevo fatto su di me, ho avuto un crack. Cioè la mia esperienza di vita, il mio mondo ha fatto crack, si è incriccato. È un po' come se dopo uno spettacolo ti tolgono la maschera, ti tolgono, non so, dal palcoscenico, aprono le tende, mostrano il meccanismo di tutto quello che c'è dietro, mostrano quello che c'era dietro, rivelano un po' la verità. E lì io sono scoppiato a ridere, ho riso per troppo tempo, sembravo matto, veramente. Però ho avuto un senso di liberazione incredibile. Ho imparato anche delle nuove pratiche che poi ho portato in Giappone, perché sono andato subito in Giappone, e lì ho avuto un momento di down totale. Lì ho avuto questo momento in cui veramente ero, non lo so, periodo a livello interiore peggiore della mia vita. Ma penso che sia anche una cosa normale, no? Quando si dice che inizi un percorso interiore e fai degli scalini, un po' quella cosa che viene chiamata la Dark Night of the Soul, oppure viene detta in alcuni libri la notte oscura, no? Prima del risveglio, una cosa del genere, in cui prima di passare a un livello di consapevolezza leggermente più ampio si deve soffrire un po', e quindi è un po' come se la tua vita andasse in fast forward, in alta velocità. Tutto quello che doveva succederti in più tempo ti accade in meno tempo, in modo tale da farti svegliare fuori in breve. E in questa fase ho veramente capito tanto di me stesso, ho iniziato veramente a lasciarmi andare, a togliere, iniziavano pian piano ad accadermi anche cose attorno a me molto particolari da un punto di vista di carriera, di persone, di famiglia, di cose, molto particolare come periodo, fino a che un giorno non faccio questa meditazione normale, classico yoga di tutti i giorni, e mi succede un po' come se un fiore fosse sbocciato pian piano, quindi niente fuochi d'artificio o click o crack come avevo detto prima che mi sono accaduti in passato, ma veramente mi sono successe tante esperienze in realtà intense. Magari in un giorno in un video ve ne parlerò in modo più approfondito se vi può interessare. Questo è un po' un resoconto di cose, di quello che volevo dirvi. Mi sono un po' svegliato, un po' come se avessi visto i frutti di tutto quello che ho fatto in passato, ed erano lì e mi bastava semplicemente prenderli, e non ci avevo mai fatto caso. E quindi io li ho presi e mi dicevo: ma scusa Marco, tutta questa consapevolezza, tutto questo lavoro su te stesso, tutto questo vedere i miei pensieri, essere presente, eccetera, e poi non riesco neanche a gestire il mio corpo e la mia mente come voglio io, che non vuol dire controllare, ma semplicemente guardarli un po' da lontano e vedere che sono solamente pensieri. E quindi tutto ciò che mi portava la mattina, mi alzavo e vedevo questa onda anomala di pensieri negativi, veramente brutti, che mi portavano a considerare cose brutte e poi mi rovinavano la giornata totalmente, semplicemente a un certo punto li ho guardati, mi sono un po' come allontanato da questi pensieri, li ho guardati, li ho lasciati passare, e questa onda anomala è diventata un po' un lago molto piatto, e io potevo un po' controllare, no, queste onde. Dicevo: guarda che potere incredibile ho su quello che ho dentro di me, su quello che accade dentro di me. Sono io che controllo come ho esperienza di là fuori, e sono cose che ho sempre saputo, ma a livello pratico non ne avevo mai fatto veramente esperienza. È sempre stato un cercare di controllare le cose, ma appena ho lasciato andare e ho smesso di cercare di controllare, ho sofferto per poi trovarmi in questa situazione. E quindi un po' come un fiore che sboccia pian piano, quel giorno ho lasciato passare quelle cose, e da lì semplicemente quando accendi la luce l'oscurità se ne va. È una cosa naturale, se cerchi di cacciare via l'oscurità non se ne va mai, ma quando la guardi e accendi la luce se ne va. E quindi lì ho avuto questo momento in cui, fatalità, quel giorno poi ho avuto una discussione in famiglia e guidando sono scoppiato proprio a ridere, con un senso di liberazione talmente bello, perché io mi sono accorto che stavo discutendo, ma dentro di me non provavo rabbia, cioè potevo scegliere se provare rabbia, potevo scegliere se provare dolore, potevo scegliere se ridere di questa cosa, potevo scegliere la mia esperienza dentro di me. Mi sono accorto che il mio destino, la mia esperienza dentro di me, indipendentemente da quello che accade fuori, era totalmente mia responsabilità, e questo senso di libertà è qualcosa di incredibile. E da lì, ragazzi, non lo so, cioè questa cosa magari
questo lavoro di meditazione sulla consapevolezza è sicuramente qualcosa che può aiutare, cioè che è quello che a me ha aiutato così tanto, e sicuramente ho ancora molto da fare, però cioè, io da quel momento lì ho iniziato anche un po' più a capire la vita, no? Sai quando pensi qual è il significato della vita? Mi sono accorto che è una domanda che mi facevo spesso quando stavo male, ma quando ho iniziato a stare bene, ti accorgi di quanto la domanda sia stupida, ti accorgi ma perché sono qui? Ti fai questa domanda quando non vuoi essere lì. Perché che senso ha tutto questo? Che senso ha? Non c'è un senso, il senso è il viverlo. Il senso è proprio che tu ne puoi fare esperienza. Cioè noi siamo l'unico, almeno che conosciamo essere, che è consapevole che sta vivendo, che può fare esperienza di questa cosa, che è su questo pianeta, in mezzo al nulla, su questa fanghiglia che cammina e fa una vita di 100 anni, speriamo, e invece di goderci questo dono, questo regalo che c'è stato di poter fare questa esperienza, questo viaggio incredibile, nella nostra testa ci entriamo, ci facciamo 1000 drammi, 1000 problemi, 1000 cose e rendiamo questo processo bellissimo un problema. Invece di goderci questo paradiso in cui siamo, pensiamo che il paradiso sia da un'altra parte, che questo sia l'inferno, ce lo autocreiamo e diventa un disastro. Ed è un peccato perché sprechiamo tempo. Invece di goderci la vita, che non vuol dire fare cavolate o altro, semplicemente anche essere qui seduto e poter controllare, cioè poter essere conscio dentro di te che la tua esperienza è tua, quindi puoi sentirti veramente come vuoi e quindi scegli di essere in un certo modo, quello è veramente passare dal compulsivo, dall'animale, a un'evoluzione diversa. È veramente qualcosa di incredibile. Ti accorgi che l'essere umano può fare cose incredibili. Abbiamo questo potere di mente e corpo incredibili e non lo sfruttiamo. Quindi niente ragazzi, volevo un po' condividere questa mia storia con voi. Spero che vi possa essere stata un po' d'aiuto o di ispirazione. Per qualsiasi cosa rimango disponibile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!